Ciao, mi chiamo Simone Tintori e questa è la mia famiglia. Noi produciamo aceto balsamico da ben 4 generazioni e da buoni modenesi abbiamo grande passione per la buona cucina. Oggi ti porto a scoprire i nostri segreti. Benvenuto a casa nostra. Beh, cosa si fa di bello stasera per cena? Papà ha portato delle zucchine stamattina. Pensavo di fare per un aperitivo prima di cena delle crocchette, delle polpettine di zucchine al forno però, non fritte, niente fritto? così sono più leggere. Buono. Che poi ci mangiamo con un calice di vino prima di cena. Ti serve aiuto? Dunque mi è rimasto solo da grattugiare il pecorino. Mi puoi Te lo grattugiare grattuso io, quanto te ne serve? 40-50 grammi. Io nel frattempo do la lista degli ingredienti, siamo in 4 stasera, Sposta a ricettare. per cui calcoliamo all'incirca per 4 persone. Ci vanno 2 zucchine grandi o 3 piccole grattugiate, poi ci vanno 250 grammi di ricotta, se uno preferisce la ricotta di pecora, se la vuole più saporita, oppure la ricotta vaccina, poi un uovo, 40 grammi di parmigiano reggiano, 40-50 grammi di pecorino, il basilico, e sale, pepe e un po' di olio extravergine di oliva. È una ricetta molto semplice che si fa molto velocemente, cuoce in forno circa 20-30 minuti, per cui verranno pronti giusto per l'orario dell'aperitivo. Una ricetta anche estiva. Si assemblano gli ingredienti e si preparano le polpette. Sto facendo dei danni, però. Mettiamo la ricotta, stai facendo dei danni, non è un problema. Sto usando quello sbagliato. Lavoriamo con le mani. Adesso qua c'è il pecorino, poi ci va L'uovo ovviamente serve per amalgamare bene l'uovo tutto l'impasto, sì, l'uovo intero. Poi ci va un po' di sale, non tanto perché abbiamo il pecorino che è abbastanza saporito. Una ricetta veloce che si fa in poco tempo. Ce ne viene anche un po' più di formaggio, fa lo stesso. Ma sì, meglio abbondare. Vuoi? Aspetta che salvo la Bibbia qua. Dammi il Te lo metto giù? pecorino, sì, Secondo me perché più o meno. adesso Ma qua anche utilizzo le mani, Vado? che lavoro meglio, sì. Vai pure. Se l'impasto risulta troppo morbido, perché magari la ricotta è molto morbida, si può aggiungere poi un cucchiaio di pane grattugiato, perché così si riescono ad assemblare meglio. Questa è bella gustosa, eh? Sì. Ecco, un'altra cosa che mi puoi fare è spezzettare fino il basilico, perché poi ci va anche un po' di basilico che dà profumo. A mano, te l'ho scritto Sì, a mano. sì, a mano. Questo viene dal terrazzo. Sì, dal nostro terrazzo. Adesso poi magari vediamo. L'impasto è molto morbido, per cui è meglio metterci un po' di pane grattugiato, che lo rende un po' Senti che profumo. meno morbido. Poi assembliamo le polpette e le mettiamo nella teglia. Però anche fritte verrebbero bene. queste, Fritte sarebbero sicuramente saporite, però Molto insomma buone. al forno sono un po' più leggere. più leggere. Adesso tu potresti preparare già la teglia, Sì. la ungi con un po' di olio. Io nel frattempo comincio già a preparare le polpette. Adesso comincio a fare le polpette, che prima di essere messe in forno vanno passate nel pane grattugiato, in modo così da avere una bella doratura. Con la carta forno no, perché l'abbiamo finita. Perché l'abbiamo finita. Posto. Perciò dobbiamo Niente carta forno. arrangiarci così. Teglia pronta. Allora la puoi mettere qua, l'hai unta, adesso ci mettiamo le polpette man mano, io che le faccio le metto lì. Il forno è già caldo? Il forno l'ho già acceso, il forno va acceso a 180 gradi, poi dovranno cuocere circa 25-30 minuti, poi dopo un quarto d'ora si andrà a vedere nel forno come sono messe. Queste poi quando le toglieremo dal forno, ancora calde, qualche gocciolina di aceto Ce la balsamico mettiamo alla fine. invecchiato La mettiamo sopra. prima di servirle, che con le zucchine si lega molto Sì, bene. perché la zucchina con la Qui ci l'aceto sono- sta bene. Qui ci sono ingredienti che si legano perfettamente, perché c'è il parmigiano, il pecorino, la zucchina, l'uovo, tutto si lega con il balsamico in questa ricetta. Sì, è leggera però di gusto ne ha. Leggera però è Formaggio, saporita. Infatti
è un aperitivo, ma potrebbe diventare una cena. Il forno è già scaldato. Però inforniamo. Sì. E via. Vuoi mettere il timer? Un quarto d'ora, Ma 20 guardiamo minuti? fuori, Poi le sono dalla guardiamo. finestra, abbiamo la fortuna che l'orologio è comodo. Allora, andiamo a vedere se sono pronte. Direi che ormai siamo ad un punto. Guardiamo, facciamole qui. Adesso dobbiamo lasciarle raffreddare. Ancora. Sono piuttosto buone. Sì, dai, ci abbiamo preso? Sì. Cavolo, non l'avrei detto. Aspetta. Saporite al punto giusto. Aspetta. Con un buon bicchiere di vino queste sono perfette. Oh, guarda. Le serviamo anche agli altri o le mangiamo tutte noi? Mangiamo qua e teniamo. Vediamo niente. Prossimo giro. Siete pronto? Tutti a tavola.